Amici, buongiorno e benvenuti in una nuova settimana. Oggi è lunedì 10 febbraio e questa settimana qui mi lamento un pochetto. Partendo dal meteo. Questo vuole essere un video di totale dissing verso l'Irlanda e gli irlandesi. E se non hai visto il video di settimana scorsa, ti lascio qui, perché il dissing è già cominciato. Anche facciamo partire. Eccoci. Allora, finalmente uno dei video più attesi. Ci sono parecchie cose che io non capisco di questa città, di questa nazione e di questo popolo. Come avete letto dal titolo, questo vuole essere un video di lamentele in cui io mi lamento di loro. Ovviamente tutto quello che dirò in questo video tratta un'osservazione personale e che quindi non intendo offendere nessuno. Tuttavia ci sono delle cose che veramente, raga, mi mandano ai matti. Signori, giunti ora da lavoro e piccolo aggiornamento. Gli occhiali sono ancora lì, ma si sono girati. Incredibile. Si sono girati. E partiamo giusto da questa cosa per dissare i nostri amici irlandesi. Una cosa che io non sopporto assolutamente degli irlandesi è quanto un irlandese possa essere poco attento, che rende di conseguenza un irlandese un pericolo pubblico per se stesso e per gli altri che gli stanno attorno. Partiamo da quegli occhiali. Allora, se guardate la lente di quell'occhiale, è una lente molto spessa, una lente molto correttiva. Di conseguenza io immagino che la persona che ha perso quegli occhiali non veda una ceppa. Come ha fatto a tornare a casa? Ammettiamo anche il caso che quegli occhiali semplicemente occhiali per vedere da vicino. Non ti accorgi che non ce li hai più. Quegli occhiali sono lì da un mese. Martedì 11 febbraio. Chi è che ha graffiato il vetro? Ecco, un'altra cosa che io odio profondamente degli irlandesi è l'omertà di questo popolo. Si dice della Sicilia, di Corleone, della mafia. L'irlandese è peggio. E adesso vi spiego perché. Prima devo buttare un po' di cose però. Io so che sembra una cosa strana, una cosa esagerata, direte, ma ci sono stati degli episodi in cui ho visto persone cambiare strada solo perché li avevi guardati. E raga, non sto scherzando. O banalmente, qui nel palazzo dove viviamo, ho visto persone decidere di prendere le scale pur di non stare in ascensore con te, nonostante avessero la bicicletta con loro. Questo è successo più volte, non solo una volta. Tanto che a volte ti viene veramente voglia di sacrificare una tua giornata e passartela tutta in ascensore, andando su giù tutto il giorno, semplicemente per fargli fare le scale a tutti. E comunque sì, ho chiesto anche ad altre persone e mi hanno confermato che questa cosa succede anche a loro. Un altro esempio eclatante è successo appunto a Cristina, nel quale il nostro vicino di casa irlandese, che abita esattamente al nostro stesso piano, si è fatto la bellezza di 45 minuti in autobus con Cristina accanto praticamente. Ha camminato 300 metri dalla fermata dell'autobus fino a casa con Cristina accanto e solo una volta è entrato qui nel blocco dove viviamo, l'ha guardata, l'ha salutata e le ha chiesto: "Hey, how are you?" Cosa ne pensi degli irlandesi? Non ne parlare. Non ne voglio parlare. Che sono una Se ve lo state chiedendo, sì, anche da Dublino si può vedere il Festival di Sanremo. Basta utilizzare una VPN e ancora non sponsorizza questo canale. Mercoledì. Che sono oggi? Una delle cose che mi manda i matti del vivere qui è che le persone, quando sono a un semaforo pedonale, quindi a un incrocio banalmente, non schiacciano il pulsante. Nessuno. Tipo, vedete che non è schiacciato lì, e ci sono là persone. Idem qua, nessuno è schiacciato. 5:10. Giornata finita, abbiamo anche incassato un pacco. Prima di parlare segnalo questo matto, da poco entrato nella community nostra, Manuel TV Matto. Volevo segnalarvelo perché è anche un amico. Recuperate il suo canale perché ha costruito una discoteca in casa, un campo da pallavolo. Matto, totalmente matto, fuori controllo. Papparapara. Ma ritorniamo a quello che stavamo dicendo, insomma. Questi benedetti irlandesi che tanto tediano la mia persona.
piccolo aggiornamento riguardo al video che è uscito qualche settimana fa, ve lo lascio qua se ancora non l'avete visto, in cui mi parlavo della situazione nell'azienda in cui sto lavorando al momento, perché ci sono stati dei riscontri. Sono stato vittima di un leggero mobbing aziendale, e anche il motivo per il quale magari ho deciso di fare questo video in cui spiego un po' gli irlandesi come sono. Sono stato poi contattato da un membro delle risorse umane dell'azienda, un HR, e sono stato ulteriormente spinto a firmare un contratto che mi faceva lavorare più ore rispetto a quelle pattuite, ovviamente gratuitamente. Ho mandato una mail in cui gli davo 2 proposte. Non ho ricevuto risposte. All'inizio di questa settimana ho chiesto e mi ha detto che ancora tutto tace, che non aveva aggiornamenti. Ma che strano. Oggi ho richiesto se aveva aggiornamenti e ancora non ci sono aggiornamenti. Stamattina mi è stato mandato un PDF nel quale questa persona, non so per quale cavolo di motivo, me l'ha mandato. Sono stati fatti che erano stati statement dell'aziendale, tutte le linee guida eccetera, e anche lì mi dava ragione. Io ho chiesto spiegazioni, 2 minuti dopo questo file è stato cancellato dalla chat. Questo perché volevo appunto ricondurmi a questo tipo di atteggiamento, perché è il classico atteggiamento che ho ritrovato tantissime volte nell'irlandese medio. Reputo queste persone anche abbastanza vigliacche. Mi è capitato più volte che quando erano al sicuro dietro un telefono fossero anche parecchio aggressive nei miei confronti sul lavoro, per poi svanire nel momento nel quale poi te le trovavi di fronte. Signori, stoppiamo un attimo questa polemica per ufficializzare una cosa. La prima volta nella storia oggi ci testano loro le scarpe in piastra. Come ti trovi? Io malissimo al momento, mi sembra di sui trampoli tipo. Prima volta con le scarpe veloci e hanno sotto la piastra in carbonio. Bellino il colore che fa di qua, poi quando diventa giallo. Andati! Non lo so se ragazzi, si è aperta un'altra porta. Capisco come fa la gente ad andare forte quando usa le scarpe con la piastra. Ho corso a dei ritmi che non sono mai neanche lontanamente avvicinato. Anche un canotto arrabbiato. Guardate com'è temibile. Che strana la vita. L'anno scorso eravamo andati dall'Asics a comprare le Nova Plus 4 per fare la garetta. Avevo guardato queste, non ti ricordi? Sì, cosa capire? Che avevo gli occhi fuori e avevo detto la prossima maratona le correrò con loro. E adesso sono qua, ho appena corso con loro. Giovedì 13. Stanco, morto, distrutto. Ecco, esattamente quello che volevo dire. Come potete ben vedere, gli irlandesi lasciano in giro tutto perché sono completamente e sempre disattenti, e questo è uno degli esempi che volevate vedere. Quel coso rimarrà lì molto probabilmente per altri. Sono stupidi, nel senso che non sanno ragionare e sono poco elastici perché pensano tanto a blocchi e, non voglio offenderli, però è così. Vorrei sottolineare come alcune persone sembrino avere difficoltà a pensare in modo critico e flessibile. Non è possibile che qui suoni tutto ogni giorno. Sentite la sirena, vero? Suona tutto, ci sono 800 sirene al giorno ed è una cosa che quando la notate vi fa andare fuori di testa. Se pensate che io stia esagerando, vi invito, quando guardate questi video, questi weekly vlog, a fare attenzione a quante volte si sentono sirene nei miei video. Io manco durante l'11 settembre di Gotham City. Un altro esempio di come ragionano gli irlandesi, soprattutto una cosa che io odio profondamente di questo posto, sono i delivery. Non ce la fanno. Il delivery mi ha mandato un messaggio prima dicendomi che ha depositato tutto al blocco 1, noi viviamo al blocco 5, quindi siamo ora qui al blocco 1, visto che c'è un po' di roba, e vediamo se riusciamo a accederci, se no... boh. Ah, e aggiornamento delle 16:15. Il nostro amico Carrello è ancora lì. La qui ha ricevuto un aumento, quindi stasera mangiamo il sushi, visto che ha ricevuto un aumento, giustamente ha pagato lei, ha aperto la cena. Quindi andiamo a prendere il sushi, dove l'abbiamo preso l'altra volta, era molto buono. Preso, come sempre, sono poco attenti, però vabbè dai, ci stanno appena aperto, gli diamo fiducia. Abbiamo preso 2 porzioni e ne avevamo fatte solo una.
Sempre così qua a Dublino, non c'è mai da stupirsi sta cosa. Ti fa capire quello che dicevo, fai una cosa, ti arriva in ritardo, ti arriva incompleta, non ti arriva, di chiamare l'assistenza. Oh, là. Ti ho detto? Domenica 15 febbraio oggi. È già febbraio. Farei notare Cristina che si sta vestendo con i vestiti della domenica perché dobbiamo andare a fare delle foto. Voi direte cos'è, c'è un tempo strepitoso. No, Benzo! 16:36, stiamo sistemando casa. È un delirio. Delirio. È un delirio. Solo interamente colpa sua. Che vita di stenti. Oh? Ah, vedi che davvero! Non è morta, fa finta. Una caccolina. Piano. Sembra che giochino a vivere. È come se recitassero. Quando si interfacciano con gli altri, non provino davvero le emozioni come noi. Ma se fate così con tutti, con i vostri amici, lo fate con le persone che non conoscete, lo fate a prescindere. Volete davvero bene ai vostri figli, ad esempio. E questa è una cosa che ho sentito dire anche in America, che ho vissuto da quando ho vissuto là. Scrivete nei commenti se percepite anche voi questa cosa, sia che viviate o che aveste vissuto in Irlanda o UK o in America, insomma dove parlano inglese, perché secondo me è una cosa forse un po' legata e propria di questo tipo di cultura anglosassone. Per quelli che sia, mi mancava Cristina Dancer. Stiamo uscendo, però è mezzo uscire. È entrato il carrello, è ancora qua di sabato sera, guardatelo come festeggia. Domenica 16 febbraio, compleanno di Guido, facciamo gli auguri. Auguri. Ne stiamo preparando la colazione dei campioni, quella per il lungo. Quanti chilometri? 32 perché stai voglia. Andiamo per 32 km. In tutto questo carrellino è ancora lì. Ahimè, oggi è un giorno triste. Non sono riuscito a finire i 32. Vabbè, capita. Collegato da un mese e mezzo che il nostro weekend è dedicato a correre sui 30 km. Mentalmente sto giro veramente mi sono spento. Un po' triste, però se non ce n'è, non ce n'è. Che poi ce le ho. Che prima ho corricchiato ancora un pochino. Ce l'ho fatta, non era una roba di dire oh mio Dio. A livello mentale mi sono proprio spento stavolta. Vorrei concludere questa riflessione in questo modo un po' forte e sapere appunto cosa ne pensate voi nei commenti. Se avete delle esperienze simili o se secondo voi sto vedendo solo una cosa che in realtà non è così. Ovviamente ripeto, non è solo, cioè questo è un video che vuole essere un video di critica, perché da quello che esce dai video, se no io a parlare solo delle cose belle e si va a pensare solo che la cosa brutta sia il meteo. E mettete mi piace anche al video. Che dite? E dopo questa settimana di lamenti e sirene irlandesi che fanno cose, tipo ad esempio un nostro vicino di casa è stato segnalato nel gruppo che abbiamo qua della casa perché si è dimenticato la macchina accesa giù nel garage. Giudicate voi nei commenti, dite cosa ne pensate, perché io ho finito le parole questa settimana e noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo ed esilarante video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate se anche voi irlandesi, anche se non commentate.